Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi volevo parlare. Allora, prima di tutto mi presento, sono Alexander Russo e bentornati sul mio canale. Volevo parlare di trattamenti da fare sia alle piante che anche agli orti e penso anche ai fiori. È una cosa nuova, ne ho sentito parlare tanto, il motivo che mi ha incuriosito a prenderla perché avevo fatto un post su TikTok quando stavo dando la poltiglia bordolese e una persona mi ha detto è roba vecchia, prova la zeolite. Niente, mi ha incuriosito e quindi ho comprato adesso questo sacco di zeolite, 10 kg, ecco qua, questo sacco qua, e adesso proveremo a darlo insieme. Allora, qui che cos'è la zeolite? Allora, innanzitutto la zeolite è una cosa praticamente biologica e naturale perché non è altro che la pietra vulcanica macinata, quindi resa veramente fine in polvere, quindi si può dare sia a secco che con la pompa quella normale bagnata. E ha delle caratteristiche davvero molto importanti secondo me, perché fa un po' un effetto insetticida, perché analizzata al microscopio hanno visto che ha delle lamette per cui diciamo che i parassiti quando ci vanno sopra si fanno male e quindi tendono a non posarsi e a camminare su, diciamo, le piante e gli alberi da frutto e gli ortaggi. Inoltre fa l'effetto un po' spugna, per cui per l'umidità, quindi tutte le malattie fungine dovrebbe, tra virgolette, evitarle. Io è la prima volta che la provo, adesso la proviamo. Allora, qua dice, le caratteristiche è una polvere di roccia ottenuta dalla macinazione meccanica di zeolite e prevalente contenuto di cavasite. La caratteristica fondamentale di questi minerali è la presenza di moltissimi spazi vuoti all'interno della struttura che favorisce numerosi fenomeni fisici come l'alta capacità igroscopica e lo scambio cationico, esatto come una spugna. Allora, poi qua cosa dice? L'azione rapida di asciugatura, la sua microstruttura cristallina cubica, non superfici particolarmente scabrose rendono l'ambiente sfavorevole allo sviluppo di malattie fungine ed eventuali attacchi da parte di insetti. Non lo so, però speriamo che sia anche ottimo per, come si chiama, ora non mi viene in mente, porco cane, quella che puzza, la cimice, esatto, la cimice. Poi dice asciugando aumenta la capacità igroscopica e facilita la cicatrizzazione di frutta e ortaggi. Non ha tempo di carenza, ha un'elevata capacità di scambio catonica, protegge le foglie dagli stress di calore e dagli stress da freddo e niente. Ah, un'altra cosa che secondo me è molto importante è che questa qua, anche quando cade nel terreno, cioè alla fine è un fertilizzante, per cui ha tutto per ora lati positivi. Adesso la andiamo a mettere nella pompa e poi la proviamo a dare. Allora, qui guardiamo, vedete l'impiego, dosi, utilizzo in sospensione acquosa. Vabbè, in sospensione acquosa dice 2 kg, dai 2 ai 5 kg ogni ettolitro. Quindi noi qua adesso la riempiamo, poi vediamo. Ok, andiamo adesso, siccome che è molto polverosa, vi consiglio l'utilizzo di una mascherina, cioè non è che fa male, però è pur sempre una polvere, per cui non è nociva come, diciamo, un insetticida che è un veleno, però va no, insomma. Adesso andiamo. Non sono anch'io
pesantina, speriamo che adesso non la voglio riempire tutta la pompa perché ho paura che poi dopo si blocchi. Io direi basta. Allora iniziamo con così poca, poi casomai ritorniamo a riempire. Ok, molto bene, andiamo. Allora la andremo a dare ai pomodori, peperoni e melanzane e poi possiamo provare anche sulle zucchine. Adesso vediamo l'effetto, io non ho mai provato, quindi lo vediamo insieme. I risultati chiaramente non lo so se si vedranno subito nell'immediato o se ci vorrà un po' di tempo. Comunque proviamo. Qui i fagioli iniziano a rendere un po'. Ok, siamo arrivati dai pomodori. Iniziamo. No, ok, ora va bene. Non so, ma si vede che prima non so cosa è successo, la sparava proprio come se la gettassi. Adesso invece va bene.
Allora, devo essere sincero, prima impressione non è stata buona. Qua è quando ho iniziato, se vedete, non lo so, a parte che dovrebbe forse piovigginare, per cui la laverà un po'. Vabbè, ma non è un problema, tanto piante ne abbiamo. La mia impressione che mi ha fatto non è stata buona, perché a parte qua che è bella carica, perché appunto si vede che l'ha pescata subito e l'ha tirata su, qui non, dove era più polverosa, non mi sembra che ci sia stato niente, cioè sulle piante mi sembrano belle pulite come prima, mi dà questa impressione qua. E un po' qua, ma veramente poco, un pochettino qui, per cui io a secco abbandonata, proviamo a darla bagnata. Adesso andiamo a cambiare la pompa e si riparte. Ok, allora ne ho presa mezzo chilo e in 20 litri. Adesso la diamo, prepariamo e poi andiamo. Allora, diciamo che in maniera liquida mi sembra molto meglio, per cui lo daremo in forma liquida. Adesso vi lascio un pezzetto di video e poi guardiamo dopo il risultato. Almeno così, come vedete, un po' sulle foglie ci si ferma. Ok, abbiamo finito di darlo e diciamo che, eccolo qua, se vedete, diciamo che quello a secco non va assolutamente bene, secondo il mio punto di vista, mentre quello liquido è perfetto. E inoltre potete darlo anche senza mascherina quello liquido, perché non fa polvere. E niente, adesso guardiamo se si vedranno i risultati. E cosa devo dire? Aspettiamo, iniziamo a raccogliere qualche pomodoro. Questo purtroppo non è buono, via, buttiamo. E laggiù ce n'è uno da raccogliere. Adesso inizieremo a raccogliere anche i pomodori. Quelli sono quelli con marciume apicale. Infatti vi lascerò la scheda in alto a destra per andare a vedere il marciume apicale. Comunque, se notate, viene solo nei primi pomodori, dopodiché gli altri si salvano di solito. Allora, qui buttare via anche questo, qua c'è, eccoli qua, guardate, questo e questo via. Ci sono, secondo me, alcuni tipi di pomodori che si ammalano più degli altri. Comunque, purtroppo senza trattamenti troppo disastrosi è così l'orto. Okay. Diciamo che questo video è concluso. Dall'orto dei pomodori melanzane, eccolo qua, non so se lo vedete, eccolo lì. Dall'orto delle melanzane è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate se anche voi usate o avete mai usato la zeolite, come la usate, se preferite appunto la forma acquosa oppure quella a secco, se avete già notato dei miglioramenti dopo averla usata, insomma uno scambio di esperienze. Ci vediamo a tutti al prossimo video. Ciao a tutti!